presto che non resisto, ballo la disco. Povero Marco. 6%! Io sono cotto come uno zucchino perché sono tornato oggi da 1000 km fatti con la Tiger 1200, ma Ale ha preso questo dalle Grandi Marche e quindi per dovere di cronaca dobbiamo fare il video oggi. Ti ho rotto le balle, vero, di la verità? Abbastanza. Perché Marco, io adoro le Benelli. ho cominciato a strillare i messaggi audio che gli mando e lui praticamente ha interrotto la sua piccolissima vacanza test per tornare. Perché questo? Perché siamo gli unici in Italia ad avere già oggi, anche se forse guardando il video fra qualche giorno loro, vabbè, ad avere una noi oggi ce l'abbiamo, una TRK 702X, non la versione stradale, ma la X. Perché? Abbiamo anche qua la nostra giallona in long test, Marco. Perché? Perché l'utente classico della TRK 500 pare stanno già firmando, stanno già comprando la 702 a scatola chiusa, perché lei, ricordiamo, essere l'unica arrivata, ne arriva una per concessionario, poi nelle prossime settimane arriveranno a flotta, forse agosto, settembre, non lo sappiamo, però lei ne manda una per concessionario, dai, insomma, capito? L'hai fatta veramente lunga? No, dai, vabbè, tanto dettagli, dai. Questo, sì, e quindi noi ci avete già iniziato a scrivere centinaia di messaggi, milioni di vari shorts e TikTok che Ale ha fatto questa mattina. Sì. Proveremo a spiegarvi le vere differenze tra una e l'altra, iniziando Ale dal motore, credo. No, Marco. No. Ti blocco subito. Cominceremo prima di tutto dall'estetica, Marco. Dall'estetica. Perché cominciamo dall'estetica? Perché la Benelli TRK 702 è completamente diversa. Completamente diversa nel senso che hanno preso una Tiger 1200 e l'hanno copiata. Pari pari. Giusto? Ci sono riuscito, non si può dire. Infatti questo weekend io ero in giro con la Tiger 1200 e tu ti metti, grande, sei già in giro con la TRK. E tu mi immagino tu abbia detto di sì. Ma perché è colpa del colore. È colpa del colore, sì. Direi gialla fluo. Quindi. Esatto. Io inizierei dalla cosa più bella di questa moto. Cioè? Il portapacchi. Il portapacchi, che io lo nascondo. Vabbè. Il portapacchi non c'è su questa Benelli TRK perché effettivamente diciamo che è la parte principalmente un pochino più brutta e da togliere all'istante. Max load 5 kg. Quello vale per tutti, Marco. Andiamo invece sulla parte anteriore che è molto bella, molto buona. Posso spostarmi che si cambia il fuoco? Qui succede un casino. Dicelo al nostro operatore. Operatore, siamo a fuoco. Il muso è molto più aggressivo, ma mantiene lo stesso stile, lo stesso stilema, come si dice nel caso del Brembo. Il becco, che questa volta va un pochino più in giù e meno dritto, il faro questa volta tutto a LED rispetto alla 500 è sempre a occhi di gatto o giapponese o cinese, le cinesi, eccetera, eccetera. Il cupolino è molto più piccolo e più stretto, più basso e meno protettivo, migliora la qualità. Le orecchiette, Marco, non quelle emiliane, vedi? Questo è il cupolino, guarda com'è grande sulla 500, guarda lo stile del faro e il becco. Le orecchie, in questo caso molto protettive e grandi, diventano, lo so che ti faccio impazzire, mi muovo piano, nere e assolutamente inutili, o perlomeno molto piccole, va bene? Andiamo avanti, il parafango ha lo stesso stile, la forcella, tutto l'anteriore della X è esattamente uguale alla 500, quindi cerchio purtroppo ancora a camera d'aria, forcella, pinza Benelli, tutto rimane identico alla 500. Questa volta però hanno montato le gomme preferite da Marco, cioè le Pirelli STR, che diciamo la verità su asfalto vanno benissimo, in fuoristrada ni. Andiamo avanti, guarda che bella che è la freccia, Marco, guarda la freccia, tutto LED. Bella la freccia esterna perché giustamente il Triumph Tiger la mette esterna e anche loro l'hanno messa esterna. Il radiatore, vedi, con questa copertura molto cheap, non ci piace un granché, odio questo tubo messo esterno così, ma andiamo al pezzo forte, il motore bicilindrico in linea da 76 cavalli. 700 di cilindrata e qui c'è successo subito una bella cosa, qui c'è il primo scoopone per voi, non so se gli altri l'hanno detto, secondo me no. Comunque, a cosa assomiglia questo motore? Quando l'abbiamo acceso, caro Giovanni, io ho sentito un qualcosa di familiare, un family feeling con altre moto, e il buon Marco, anche lui ha avuto sospetti, si è accesa la lampadina e abbiamo capito che questo motore ci sembrava così tanto la Versys 650, nonché la Morini X-Cape 650. Allora abbiamo indagato con le foto dei vari motori e abbiamo capito che, secondo la nostra opinione, non è detto che sia così, è lo stesso motore dove cambiano soltanto i carter. Poi di là vi faccio vedere un'altra cosa. Primo problema, se la vorrete usare in fuoristrada sappiate che sarà un dramma, perché incredibilmente hanno fatto i collettori talmente tanto staccati dal motore che chi dovrà fare poi un paramotore off-road risulterà osceno, con una bolla qua praticamente incredibile. Quindi questa è una cosa che non mi piace tanto. Poi dopo parleremo di come va questo motore, ma ne parleremo dopo. Il telaio, a una prima impressione potreste dire
Il telaio è uguale al 500, bene, il disegno più o meno lo ricorda, ma io ho studiato le quote e mi sono accorto che i due archi sono più stretti rispetto al 500 e tant'è che si notano questi due tralicci sono più corti rispetto al telaio della 500. Qui rimane però sempre ottimo il discorso del telaietto imbulonato e non saldato e le pedane posteriori imbulonate in questa bellissima verniciatura nera opaca che è tanto pro. Il cavalletto centrale messo così lo trovo davvero incredibile, cioè da togliere all'istante, e mi piace moltissimo il collettore che invece di avere un condensatore molto grosso ha la parte stretta ai due tubi iniziali, poi diventa cicciotto per riconfluire nel finale, che è uguale al 500 ma posizionato più in basso, anche lì non so il perché, il motivo. Ma veniamo ora alla nota dolente o come si dice quando è positivo invece che dolente? Ponente per qualcuno, cioè per me è dolente nel senso che cosa mi piaceva della TRK 500 vecchia? Mi piaceva il fatto che il codone fosse molto ticcio, ormai sto dicendo ticcio, quindi grosso. Ticcio vuol dire massiccio, ticcio, è italiano Marco, è italiano, ticcio, sì, ticciare, è anche inglese Marco. Quindi cosa vuol dire ticcio? Che aveva il culotto più basso, più comodo, la sella più larga per alloggiare i deretani delle vostre mogli e comunque le maniglie più dentro, sono troppo grosse, e soprattutto un portapacchi molto più gradevole nella versione 500. Questa cosa francamente non mi piace. Ma a questo punto del video la vostra unica domanda nel cervello sarà: ma com'è la differenza delle selle del passeggero? Ce la potrà portare la mia mogliettina al mare a Viareggio? E noi ve lo facciamo vedere, eccola qua. Indovinate un po' voi qual è il 500 e qual è il 700. Ma quanto ci vorrà? Quanto ci vorrà? Un minuto, due, tre? Sì. Quanto dura il video, Marco? Durerà x minuti più 2 o 3 che mettiamo di questo passo. Perfetto. Avete indovinato? Avete indovinato? Immagino di sì, non è che ci voglia una scienza, no? Scrivetelo nei commenti. Sì. 1 o 2? 2 commenti. 2. Ah, 1, 2. Però andiamo alla qualità della sella, che è comunque in discesa come potete notare, faremo la prova in 2, è molto bella con l'antiscivolo e la doppia cucitura, quindi questa invece di essere termosaldata è con doppia cucitura e ci piace. Il logo Benelli nella parte anteriore della sella posteriore. Ma veniamo alla sella anteriore. La sella anteriore è a 835 mm anziché 860 della versione 500, quindi per quelli come me di gamba lunga la 500 molto meglio. Questa risulta troppo bassa, tant'è che sarebbe anche una difficoltà all'acquisto, molto bassa, e soprattutto la proverbiale comodità della 500 qui diventa scomodità perché è molto dura. Poi non so a lungo andare perché abbiamo fatto soltanto 50 km. Molto bello, molto pro il serbatoio che sulla vecchia 500 era in plastica e adesso metallo. Questo rende la moto veramente 10 punti in più. Bellissimo, come è bello anche il nuovo tappo del serbatoio. Rimane invariata la piastra superiore, dato che l'anteriore è uguale al 500, ma cambiano i riser del manubrio. Il manubrio appunto, che sulla 500 era tipo graziella, vi ricordate, stavate così a guidare, no? È per questo che noi l'abbiamo modificato. Invece devo dire che qui hanno capito e l'hanno finalmente un po' raddrizzato. Rimane comunque da cambiare, ma comunque un po' meglio. Dato che la moto è calda, adesso andiamo alla nuova prova che facciamo, anche perché Marco, tu mi confermi, ci hanno un po' copiato quella del touch in giro, ma non ci interessa, perché noi stiamo facendo una nuova prova adesso che è molto importante e a voi piace, che è quella dell'annuso, il profumo della moto, specialmente nelle moto nuove. Voi lo so che vi siete messi in garage tante volte con la vostra moto nuova ad ascoltare, a annusare il profumo. Sentiamo? What is the matter with you? Acre misto a plastica nuova riscaldata con vernice del motore che si sta rassodando, quindi è un profumo meraviglioso, un pochino troppo acre, però preferisco quello delle giapponesi. Si suppone che qui sarà messo in futuro la telecamera. Marco, perché cosa serve quelle telecamere? C'è anche la Ducati, che serve? Per il riscontro adattivo? Il riscontro adattivo forse, oppure per registrare i filmini. La scam. La scam. Comunque si suppone, non c'è niente ora, ma saranno mica impazziti, non l'hanno messa a casa.
Veniamo adesso alle cose più importanti, quindi come si guida. La ciclistica, lei è molto maneggevole, rimarrete sorpresi da quanto è maneggevole, sembra di guidare uno scooter, è pazzesca, l'inserimento in curva diventa una cosa banale, dentro la curva lavora molto bene perché è migliorato l'ammortizzatore posteriore. Le sospensioni sembrano all'occhio le stesse della 500, ma in realtà sull'ammortizzatore devo dire che lavora un pochino meglio, forse l'hanno migliorato. Parte frenante, comunque la moto a 50 km, quindi non possiamo giudicarla, mi sembra che freni un pochino meglio della 500, ma questo per adesso non possiamo dirlo. Invece andando alla guida in piedi, la guida in piedi è totalmente migliorata, un'altra moto, perché sono spariti quei due gobbi pazzeschi che aveva la 500 inutili, li hanno totalmente tolti, quindi la guida in piedi è assolutamente perfetta, vero Marco, mi confermi? Che sarebbe questo O? Usata tantissimo. Vabbè, che c'entra, l'hai provata in piedi, no? No, in piedi si guida bene. Oh, bene. Quindi ora però passiamo al motore. Il motore che dovrebbe essere una nota positiva e non lo so ancora se è positiva, non so dirlo così in pochi minuti. Allora, questo motore qua ha 76 cavalli, il che ti portano a pensare che sia una moto piuttosto potente. In realtà, come per i motori da cui noi pensiamo che provenga il progetto di questa 702, cioè similare, dai, non lo so, non lo sappiamo però, diciamo che è un po' vuota sotto, un po' parecchio, un po' troppo vuota sotto. Fino a 6.000 giri la moto è abbastanza anonima, piatta direi. Dopo i 6.000 giri invece diventa divertentissima, quindi c'è questa eccitazione che la moto ha oltre 6.000 giri che insomma la porta a essere guidata piacevolmente solamente a full gas, perché se si va a passeggio la moto risulta un pochino troppo piattarella. Il prezzo sarà di 7.450 euro più messa in strada come tutte le moto, però adesso sappiamo che c'è una promozione davvero molto interessante perché ti danno le 3 borse. Io però non so se sono in alluminio queste 3 borse, immagino di sì, o in plastica. Boh, sarà in alluminio Marco. E che ne so io? Boh. E chiama Nicolò. Nicolò, sono in plastica e in alluminio, vedi che non ci risponde, è lento come amen. Come lo chiamo ora? Non c'ho il telefono. Vabbè, niente, comunque saranno sicuramente in alluminio, noi propendiamo per l'aluminità. Ti piace Giovanni questa cosa? Bene, però non sappiamo neanche come sarà con le borse che non l'abbiamo provata. Io temo che le pedane siano parecchio indietro e parecchio alte per avere qua già una borsona molto grossa, ma questo noi non lo possiamo sapere. Comunque io direi che per un primo approccio, e faremo degli altri approcci, vero Marco? E quindi il sound check. Io vorrei adesso che voi siete lì sul divano, vi vedo, mettetevi la benda, un calzino anche vostro di quelli lunghi in filo di Scozia, ve lo mettete davanti agli occhi, vi tappate gli occhi e ascoltate 2 sound check. Poi mi dite quale delle due è la 500 e quale la 700 e poi vi spiego un'altra cosa. Andiamo. Avete gli occhi tappati? Guarda che vi vedo che non ci avete tappati. Non parte Marco. È rotta. Si è rotta. Ah, in prima perché qualcuno ha messo la prima. Io. Perché il sound è così diverso? Perché quello ha una fasatura, il 500, dove sembra un 4 cilindri in linea tagliato in 2, quindi lei fa wum wum. Invece lei fa il bicilindrico, nel senso che ha una fasatura diversa e sembra appunto, cioè il suo sound è vrr, vrr. Giusto Marco? È spiegato in maniera tecnica perfetta. Una poesia È perfetto così, dai, su, è perfetto. Quindi avete visto le macro differenze tra il vecchio modello della 500 che avremo ancora in test per un paio di mesi almeno, Sì. e la nuova 702X. La nuova 702X riuscirà ad ottenere gli stessi successi di vendite della 502? Questo soltanto il tempo ce lo diranno. Intanto noi la proveremo per voi, la continueremo a utilizzare sia la 502 che la 702. Se avete delle domande, se avete dei dubbi, se avete delle curiosità, scrivetecele che noi non ce ne frega niente, tanto non le leggiamo. Tu le leggi, tu le leggi. Le leggiamo, quindi le leggiamo e vi daremo delle risposte in merito. Iscrivetevi al canale, sì, se stanno dai. guardando sono già iscritti. Non è detto però, perché quelli bravi dicono vedo che siete in tanti a guardare, però non tutti siete iscritti. Lo vedono. Lo vedo, lo sanno loro. Vi vediamo. Vi vediamo. Te che sei su quel divano beige. Proprio tu che sei Sì, sul divano con le beige, patatine. con le patatine. A bozza di mangiare, guardati la pancia quante ce n'hai. Che estate ora. Con immenso disappunto Marco. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.